Era nato a Padula, un comune in provincia di Salerno. Ancora ragazzino, Giuseppe venne mandato con suo cugino Antonio a vivere con suo nonno a New York. Ma un incidente stradale tolse la vita a quest'ultimo e i due cugini si ritrovarono in un tribunale per orfani. Fortunatamente per loro, anziché essere mandati in un orfanotrofio, i due ragazzi vennero presi in carico dallo stesso giudice, che li accudì fino all'arrivo nel 1874 del resto della famiglia Petrosino, padre e madre. Il 19 ottobre del 1883 entra nella polizia di New York. Per essere accettato però dovette chiedere una deroga, visto la sua scarsa altezza, 1,60. Ma nella New York dei primi decenni di un secolo, pieno di promesse, le lettere minatorie che tutti gli onesti commercianti italiani ricevevano con la firma della mano nera era un'intollerabile ipoteca sull'economia della libera imprenditoria, del sogno americano e dello sviluppo. Giuseppe Petrosino da Padula incarnava l'indomito carattere di chi sapeva cogliere lo spirito di iniziativa della nazione ospite e non si rassegnava a subire il sopruso. Doti che non potevano lasciare indifferente l'allora capo della polizia newyorkese, Theodore Roosevelt, destinato a diventare il presidente dell'orgoglio e del trionfo, che avrebbe trasformato gli Stati Uniti in una potenza mondiale. Sotto la sua direzione Petrosino compì una carriera esemplare, da spazzino informatore delle forze dell'ordine a sergente e quindi tenente dell'Italian Branch, una divisione espressamente istituita per lottare contro la mafia che tartassava gli immigrati. A caratterizzarlo era la sua tecnica investigativa, molto avanzata per il tempo, che si basava essenzialmente sulla frequentazione mimetica degli ambienti nei quali attecchiva la delinquenza. Ottenne il permesso di muoversi senza divisa. I capi della Mano Nera si trovarono perciò a fronteggiare un nemico indistinguibile dal resto della comunità italiana. Petrosino non era il solito agente con l'uniforme, il fischietto e il manganello. Il tenente conosceva le abitudini, l'avidità crudele e soprattutto il linguaggio della mafia. Parlava fluentemente diversi dialetti italiani, era quindi in grado di risolvere i casi che per altri erano incomprensibili. La sua capacità di risolvere i crimini nella comunità italiana era tale che ogni volta che si verificava un crimine grave in quella zona i suoi superiori gridavano «Mandatelo a chiamare!». Non si trattava solamente di dialetto, ma anche di codici, gli stessi che sopravvivono oggi. Inoltre Petrosino comprese alla perfezione che le attività delle cosche non si esaurivano nelle estorsioni e negli omicidi connessi. Cominciava a sorgere quello che oggi si definisce antistato e Petrosino l'aveva decifrato, tanto più che le cospirazioni non erano limitate ai quartieri italiani di New York. Il radicamento con la Sicilia creava una pericolosa congrega intercontinentale, capace di creare una rete che si estendeva già fra le due rive dell'Atlantico. Petrosino era un uomo temuto che non lasciava spazio nemmeno ai crimini minori. Dai racconti e testimonianze della sorella e dei parenti, molte donne non lasciavano uscire i propri figli in strada a Little Italy quando Petrosino era di pattuglia. Oggi Petrosino è da minestra. Era la frase in codice che i popolani diffondevano nel quartiere quando Petrosino avrebbe pattugliato la zona. Oggi il prezzemolo nella minestra. Perché nella maggior parte dei dialetti del sud Petrosino vuol dire prezzemolo. Il 20 luglio 1895 Roosevelt lo promosse a sergente investigativo, responsabile della divisione omicidi del dipartimento. Le indagini di Petrosino sulle attività mafiose lo portarono ben presto a Vito Cascioferro, allora un affiliato di basso rango della Mano Nera. Nel 1903 Petrosino lo arrestò con l'accusa di omicidio, ma Cascioferro fu assolto e presto fuggì in Sicilia, dove risalì vertiginosamente la scala gerarchica della mafia. Indagò peraltro nel famigerato caso dell'omicidio del barile. Un altro caso degno di nota fu la sua infiltrazione in un'organizzazione anarchica con sede in Italia, sospettata di legami con l'assassinio del re Umberto I nel 1900. Durante la sua missione scoprì le prove che l'organizzazione intendeva assassinare il presidente William McKinley durante il suo viaggio a Buffalo. Petrosino avvertì i servizi segreti, ma McKinley ignorò l'avvertimento. Anche dopo che Roosevelt, che nel frattempo era diventato vicepresidente degli Stati Uniti, garantì per la capacità di Petrosino. McKinley fu assassinato dal polacco-americano Leon Czolgosz durante la sua visita all'esposizione panoramica di Buffalo il 6 settembre 1901.
Tra i molti casi risolti da Petrosino con la squadra italiana, vi fu quello del tenore italiano Enrico Caruso, che si esibiva al Metropolitan Opera House di New York. Caruso subiva l'estorsione della mano nera, che lo ricattava chiedendogli soldi in cambio della vita. Petrosino, amante dell'opera, riuscì a convincere Caruso ad aiutarlo a catturare i ricattatori. L'apice della sua carriera arrivò nel dicembre 1908, quando fu promosso a tenente e posto a capo della squadra italiana, un corpo di élite di investigatori italo-americani assemblato appositamente per occuparsi delle attività criminali di organizzazioni come la mafia, che Petrosino considerava una vergogna, una macchia per gli italiani per bene. Fu proprio la necessità di risalire ai grandi manovratori della mafia che culminò nell'omicidio di Petrosino. Il tenente infatti era a Palermo per ampliare le sue indagini sulla mano nera, quando fu ucciso con 4 colpi, il 12 marzo 1909. Aveva dimenticato che la Sicilia non era New York, dove nessuno avrebbe osato sparare a un poliziotto. La missione doveva essere segreta. Da poco una legge federale consentiva al governo degli Stati Uniti di espellere ogni straniero che avesse vissuto nel paese per meno di 3 anni, se tale straniero fosse stato condannato per un crimine in un altro paese. Petrosino era armato di una lunga lista di noti criminali italiani che si erano stabiliti negli Stati Uniti e intendeva ottenere prove sufficienti del loro passato criminale per cacciarli dal paese una volta per tutte. Ma poche settimane prima della sua partenza, articoli di giornale del New York Times citavano fonti anonime che accennavano allo scopo della missione segreta di Petrosino. E l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lloyd Griscom, espresse direttamente a Petrosino la preoccupazione che sarebbe stato riconosciuto in Sicilia da forse 1000 delinquenti. Il 12 marzo 1909, dopo essere arrivato a Palermo, Petrosino fu invitato ad un appuntamento notturno in Piazza Marina per ricevere informazioni sulla mafia. Mentre aspettava il suo informatore, venne colpito al volto da 2 assalitori. Testimoni riferirono che Petrosino cercò la reazione, sparando un colpo, ma sanguinava copiosamente e cadde a terra. Un marinaio italiano si precipitò in suo aiuto, ma era troppo tardi. Il giorno dopo la sparatoria, la sezione italiana del detective ricevette una lettera anonima in cui si affermava che la mano nera di New York aveva organizzato l'omicidio. La lettera nominava i membri della famiglia criminale Morello: Gio Morello, Vincenzo Terranova, Ciro Terranova, Giuseppe Fontana, Ignazio Milone e Pietro Inzarillo, persone con cui Vito Cascioferro aveva lavorato per anni. Lo stesso Don Vito venne arrestato per l'omicidio di Petrosino. L'ipotesi più credibile è che Morello e Giuseppe Fontana, emigrato in America dopo l'assoluzione per l'omicidio di Emanuele Notarbartolo, si siano rivolti a Vito Cascioferro affinché organizzasse l'omicidio del poliziotto per loro conto. Quando Cascioferro venne arrestato, gli fu trovata addosso una fotografia di Petrosino. Al malavitoso fu fornito un alibi da un deputato suo amico. Nel 2014 la colpevolezza di Vito Cascioferro sembra apparire sempre più confermata a seguito di una serie di intercettazioni telefoniche del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo nell'evolversi dell'operazione Apocalisse del 2014. Domenico Palazzotto, mentre viene intercettato, diceva: «Lo zio di mio padre si chiamava Paolo Palazzotto. Ha fatto l'omicidio del primo poliziotto ucciso a Palermo. Lo ha ammazzato lui, Gio Petrosino, per conto di Cascioferro».